Allora, come ce la giochiamo? Bim bum bam. Troppo violento. Birra e salsiccia. Birra analcolica. Salsiccia vegana. Se facciamo il lancio della moneta? Vai. Chi perde parla della B&W. Testo croce. Testa. Scusa a me. Ciao a tutti, benvenuti alla prova delle due Maxi Naked B&W e Yamaha. Come avete visto, Lillo ha perso la scommessa e quindi tocca a lui parlare della B&W S1000R. Molto gentile, grazie. Allora, poi c'è un altro problema, che questa moto deriva da che cosa? Dall'S1000 RR, per cui aggiungiamoci qualche cos'altro. Allora, modello 2017, S1000R 2017, per cui prende tutte le modifiche di telaio, ciclistica e motore della S1000 RR appunto del 2017. Questo è un motore Euro 4, è solito splendido, 4 cilindri in linea, sì, quindi sì, tanta sì, potenza anche rispetto alla Yamaha, alla tua Yamaha. Allora andiamo ad analizzarla. La moto è molto sportiva, praticamente abbiamo una posizione di guida molto caricata in avanti, non stancante, bisogna dirlo. Io ci ho viaggiato tanto in questi giorni, sinceramente non mi ha stancato più di tanto, però è bella caricata, anche quando si va forte con l'aria che spinge non ci si sente strappare via la moto, per cui molto adatta anche all'utilizzo quotidiano. La moto è super accessoriata perché è sì una sportiva con una ciclistica molto derivata dalla Superbike, però ha anche tutta una serie di accessori, per cui manopole riscaldate, cruise control, le sospensioni elettroniche, che la rendono molto facile e molto adatta anche all'uso quotidiano. Ci puoi andare in ufficio, ci puoi andare a fare il giro con gli amici e ci puoi andare anche in pista. Infatti le sospensioni, qui abbiamo una coppia di sospensioni Sachs semiattive, per cui si può agire sulla regolazione. Purtroppo devo fare un appunto che anche rispetto a Yamaha, che ha la possibilità di gestire quelli che sono i sottomenu e le mappe e i settaggi delle sospensioni, questa BMW purtroppo limita dei settaggi standard, per cui sì, sono predefiniti, per cui molto bene in strada, molto bene quando si guida anche in maniera sportiva, un po' meno bene quando si va in pista, perché si vorrebbe magari mettere a mano un po' al precarico o anche alla frenatura, l'idraulica in generale, e qui non si può mettere a mano, per cui questo è un piccolo difetto, anche perché in pista si va veramente forte. Questa moto spinge tantissimo, il motore ci ha abituato già bene sull'S1000RR, ma anche in questa versione depotenziata, diciamo così, è veramente una bomba. In più abbiamo un cambio che sarà questo modello 2017, io trovo nettamente migliorato rispetto alla versione 2015-2016, la versione precedente. Per cui abbiamo un bel quick shift e un bel downshift, funziona tutto bene, scorre bene. La posizione di guida, come dicevamo, molto adatta all'utilizzo quotidiano, anche in pista, forse una pedana un po' più arretrata. Sì, come quasi tutte le moto non specificamente pensate per la pista, è una delle diciamo che è chiamiamo, se vuoi, non possiamo chiamarlo difetto perché poi dopo per strada significherebbe costringere l'utente a una posizione un po' innaturale, però quasi tutte le sportive che nascono anche per l'uso stradale hanno delle pedane un pochino più avanzate. E visto che tu parli di posizione di guida, a questo punto facciamo il passaggio con la Yamaha. La Yamaha ha una posizione di guida molto diversa, tradisce subito un'impostazione di guida che è quella che ha inaugurato con l'MT-09, che è quella via di mezzo fra la Naked e il motardone. Ci si trova con un manubrio molto più alto, molto più vicino al busto, pedane sempre comunque abbastanza rilassate, relativamente avanzate rispetto a quello che ci aspetta un'impostazione stradale, una sella abbastanza bassa e
che permette molta libertà ma dura come una panca, perché è molto rigida, molto sportiva, ma il comfort ne risente un pochino. In generale non si può dire che sia una moto scomoda, perché comunque la posizione è azzeccata, quindi in città, in autostrada, anche se si vuole, c'è spazio per arretrare. Nella guida sul misto è molto divertente, è relativamente facile perché stiamo parlando di una moto un pochino meno potente di quello che diceva Francesco, ma comunque con 158 cavalli rilevati alla ruota. Veniamo un attimo a parlare del motore, visto che abbiamo appena citato le differenze di potenza. Anche lei in qualche maniera comunque deriva dalla supersportiva di casa Yamaha, perché comunque se di là la base è l'S1000 RR, lo dico anch'io così non ti faccio sentire umiliato, qui la base di partenza è quella dell'YZF R1, c'è anche qua, quindi il 4 cilindri in linea ma con fasatura a croce, quindi crossplane, un big bang che addolcisce molto l'erogazione, la invigorisce ai medi, naturalmente un po' depotenziato rispetto a quello che è l'R1. Abbiamo già citato 158 cavalli invece dei quasi 200 che avevamo visto sulla supersportiva al banco, esatto, quando abbiamo fatto la nostra comparativa. È un motore meraviglioso, fantastico, ricchissimo di coppia, anche questo con tutta una serie di asservimenti elettronici, controllo di trazione e controllo antimpennata che sinceramente non si sa se guasti la festa o salvi la vita, perché comunque tutte le volte che si apre questa impenna, cerca di impennare. È una cosa gustosissima e forse uno dei tratti distintivi maggiori della personalità di questa MT10 che abbiamo qui in versione SP. La differenza rispetto alla versione di serie è soprattutto nelle sospensioni, perché dove la moto di serie si accontenta, per così dire, di unità tradizionali, qui invece abbiamo unità semiattive Öhlins, tutte gestite dalla centralina che adegua in tempo reale quella che è la risposta dell'idraulica in ogni situazione di guida. A differenza della BMW, come diceva Francesco, qui entrando nel menu interno è possibile parametrizzarsi tutti quelli che sono le tarature della forcella, dell'idraulica e del precarico per ciascuno dei riding mode, cosa che permette di cucirsela addosso sia per strada che in pista. Però allora facciamo una cosa, facciamo un pochino d'ordine e elenchiamo per bene qual è la dotazione elettronica di tutte e due. Allora, questo pacchetto elettronico dell'S1000R è completissimo. Abbiamo controllo di trazione, tra l'altro regolabile, anche perché abbiamo delle mappe motore molto, molto comode e molto pratiche. Abbiamo un cornering ABS molto funzionale, sia su strada che nell'utilizzo, diciamo, in pista. Abbiamo quick shift, downshift, diciamo dal funzionamento nettamente migliorato. E dopodiché cosa abbiamo? Le sospensioni semiattive, per cui il pacchetto è decisamente completo. Quindi un pacchetto completissimo quello di BMW, di fatto praticamente sovrapponibile a quello della Yamaha, che vanta lo stesso un controllo di trazione multilivello, a diversi livelli di invasività a seconda del riding mode che si sceglie, certo, le sospensioni elettroniche, l'ABS. Il cambio è l'unico punto dove c'è una differenza, perché c'è un quick shifting ma manca la funzione di blipper in scalata. L'MT10 anche in versione SP è una moto che possiamo definire comoda, non è una moto scomoda e impiccata, c'è una posizione molto naturale. L'unica nota veramente negativa sul comfort è relativa al passeggero, perché la sella è veramente piccola, la porzione riservata al passeggero è molto dura, come abbiamo già detto, ma soprattutto ha delle pedane in una posizione imbarazzante per qualunque adulto. L'S1000 bisogna sempre considerare che deriva da una superbike, per cui il codino è decisamente rastremato, è piccolino, la porzione di sella, lo potete vedere, è quello che è, però sinceramente rispetto a Yamaha è un gradino sopra. Anche la posizione delle pedane, sì, sono alte ma sono utilizzabili, non è così tragica. Oltretutto anche la sella è abbastanza ampia e ben imbottita. La dinamica, c'è una posizione un pochino da motard, quindi si ha una moto agile, divertente da sbatacchiare qua e là, nonostante il motore abbia un'inerzia che un pochino si sente, che d'altra parte però in percorrenza aiuta, perché ti dà una stabilità che quasi contrasta con sospensioni di escursione tanto lunga. Già detto della bella tendenza a impennare, perché quando si apre il gas la coppia del crossplane è spettacolare, la forcella si estende molto e quindi è un attimo a trovarsi con la ruota anteriore in aria. La frenata è veramente buona, si ha un comando stradale, quindi non affilato come i comandi racing se vogliamo, ma comunque preciso, potente e relativamente resistente alla fatica. Anche in circuito non abbiamo notato affaticamenti. Su strada è perfettamente modulabile, ci si trova a gestirlo con relativa facilità. Ecco, in generale è una moto che va fortissimo,
perché va veramente forte soprattutto sul misto sia stretto che lungo, paga un pochino la portatura interna che rimane quella della super sportiva, quindi abbiamo una prima piuttosto lunga e tutti gli altri rapporti piuttosto avvicinati, una soluzione che rende molto bene nella guida sportiva ma che sul misto stretto magari penalizza un pochino. L'S1000 è una moto che si adatta molto facilmente a tutti i generi di utilizzo, per cui andando a spasso una moto la metti magari, gli setti le sospensioni nella maniera giusta e l'erogazione nella maniera giusta, è una moto che va a spasso tranquillamente. Quando vuoi spingere viene fuori appunto una gran dinamica. L'avantreno è ben piantato, anche se ti dirò che magari in uscita di curva, quando si prende in mano il gas, c'è una tendenza a muoversi, ad alleggerirsi, che forse andrebbe contrastata in qualche altra maniera, magari giocando maggiormente con le sospensioni. In compenso è goduriosa, un appoggio in curva sia sul veloce che nello stretto che è notevole. Mi piace giocare col cambio, il cambio è bello rapido, poi questa moto ha un motore che scoppietta, tira delle gran castagnate in rilascio così, per cui c'è proprio il divertimento, anche quello di cambiare, buttare dentro il rapporto anche quando poi effettivamente non ce ne sarebbe bisogno. Spingendo sempre più forte, però ci si accorge anche di un'incertezza, di un piccolo difetto che è legato all'impianto frenante. L'impianto frenante ha delle grandissime pinze, vediamo, è ben dimensionato sia come dischi che come pinze. Forse secondo me un punto dolente è la pompa del freno. Perché? Perché l'abbiamo notato questo in pista, ma anche su strada guidando diciamo in maniera brillante, si allunga un po' troppo la corsa della leva e non ti dà più quel feeling che invece ho ritrovato su Yamaha. Come va in pista? In pista va benissimo e ci mancherebbe altro, vista la derivazione superbike della ciclistica del motore, perché il motore spinge fortissimo, finalmente lo puoi sentire gridare, perché di su strada è difficile riuscirlo a tenere tra i 7 e i 11.000, 12.000. Invece in pista spinge fortissimo, il cambio lavora benissimo, mi è piaciuta in inserimento, mi piace in percorrenza. Forse qualcosina in più in termini di luce a terra sarebbe ottimale, perché le pedane possono arrivare a toccare abbastanza facilmente. L'avantreno, che su strada spingendo si era dimostrato leggermente, si alleggeriva forse oltre misura, in pista effettivamente sotto la spinta, quando veramente si prende in mano il gas, tende a galleggiare. Anche sul dritto, sul veloce c'è questa sensazione di alleggerimento che ti mette un po' in apprensione. Poi effettivamente la moto sta lì. Quello che non mi ha convinto molto è l'impianto frenante, che dopo pochi giri inizia a dar segni di affaticamento. Certo. E il comportamento della Yamaha è praticamente il contrario. Nel senso che abbiamo, come dicevamo, una posizione un po' arretrata, una corsa della forcella molto lunga, quindi magari dà un pochino meno confidenza in inserimento quando si parla di pista, e in percorrenza va molto bene, in uscita è spettacolare perché un po' la coppia del motore, un po' l'assetto carico sul retrotreno, ha una trazione incredibile che ti porta fuori dalle curve e ti fa fare tantissima strada senza troppi drammi, a parte, se vogliamo considerare i drammi, appunto la tendenza a impennare. In pista si può. In pista si può, quindi una bella confidenza. Anche qua le pedane sono un pochino troppo basse, si fa in fretta a strisciare, soprattutto se si montano gomme un pochino più adatte all'uso in circuito. Nella nostra prova, quando le abbiamo provate insieme a San Martino del Lago, mi trovavo effettivamente molto meglio in inserimento, più preciso, ti dà più confidenza sulla BMW. Sulla Yamaha si ha un senso un pochino di maggior vaghezza, ma poi effettivamente quando abbiamo fatto quella piccola prova estemporanea prendendo due tempi giusto si sono rivelate molto vicine, tra l'altro strano per due moto che hanno comportamenti sostanzialmente opposti, ma con un leggero vantaggio per la Yamaha. Considerando i cavalli in meno. Esatto, considerando i cavalli in meno che evidentemente sono compensati dalla maggior trazione e da quanta strada fa quando si spalanca il gas. Ma perché l'abbiamo alleggerita? È vero, stavamo dimenticandoci di dirlo. Girando in pista siamo stati costretti a eliminare, a smontare le pedane del passeggero che facevano una fastidiosissima interferenza con gli stivali durante la guida di corpo. E lo stivale rischia di restare incastrato sotto la pedana del passeggero, causando inconvenienti spettacolari per chi guarda. Abbiamo due moto globalmente di alto livello che giustificano il prezzo. Finiture come verniciature e in generale
di tono molto elevato, gambe le plastiche, le parti in metallo, il manubrio, i comandi e la strumentazione sono praticamente irreprensibili, davvero belli. Qualche piccola nota di demerito la possiamo affibbiare su alcuni piccoli dettagli, vedi certe plastiche che sinceramente hanno l'aspetto davvero un pochino debole, cheap diciamo così, e poi magari lasciare a vista certe cose come vediamo qui la zona radiatore che insomma dettaglio tecnico finché volete, ma meritava magari una copertura un pochino più estesa. Anche BMW, l'S1000R, alti e bassi, molti alti, perché sinceramente verniciature e assemblaggio, guarda che bella anche la piastra dello sterzo, di alto livello. I comandi sono completissimi, guarda anche la qualità, anche al tatto, fanno un bel effetto. E tra l'altro, scusa se ti interrompo, ci sono tantissimi pulsanti, però paradossalmente diventa più facile perché ogni pulsante ha una funzione, invece che dover andare a cercare cosa faccia ogni singolo pulsante che magari fa 5 cose. Sì, non ci sono i sottomenu classici. Note dolenti, ma ti dirò, queste plastiche non mi sono mai piaciute, sin dalla prima serie mi hanno lasciato sempre un po' perplesso, per cui questa goffratura non mi convince molto. Qui abbiamo un bellissimo scarico a Krapovic che non è di serie, è un optional, però ragazzi guardate com'è fatto, è davvero una certezza questo marchio. La strumentazione, ecco, a differenza di quella della Yamaha che ha un bellissimo schermo TFT, qui abbiamo una strumentazione con uno schermo LCD e un indicatore del contagiri analogico, per cui vabbè, un gradino sotto, molto leggibile, sinceramente mi piace da questo punto di vista, molto sportiva, però effettivamente non è uno schermo TFT. Abbiamo parlato di finiture, abbiamo parlato di tutto quanto, è giunto il momento delle dolenti note, il prezzo. La Yamaha costa 16.190 euro, prezzo più elevato naturalmente della versione standard, giustificato dalle Öhlins e da un paio di tocchetti qua e là che la valorizzano rispetto alla versione standard. La BMW teoricamente costa di meno, giusto? 13.950, però come la vedete qui allestita, per cui con cerchi forgiati, il terminale a Krapovic, poi abbiamo il pacchetto comfort, manopole riscaldate, cruise control, insomma messa giù così costa 1.500 euro più della Yamaha. 17.750 euro. Alla fine quindi magari, a parte questo discorso economico, però direi che non c'è una vera vincitrice fra le due perché sono due moto eccezionali, divertentissime, dipende un po' da quello che sono i vostri gusti, la vostra impostazione di guida preferita e quello che vi piace di più fare con una moto. I loro, esatto. Senti, ma a proposito di lasciamo stare il lancio della monetina, mi fai tornare a casa con questa? Dammi la monetina.